Perché quando apriamo un social network troviamo sempre quello che ci piace, sempre quello che vogliamo vedere, per una semplice cosa, per l'algoritmo. E di questo parliamo in questo video. L'algoritmo è una sequenza di istruzioni, di operazioni che vengono effettuate su dei dati al fine di ottenere un determinato risultato. È un concetto matematico che risale veramente tantissimi anni fa, circa all'800, non 1800, proprio all'800, solo per capire quanto è antico, e negli ultimi 30 anni questo è stato applicato anche al mondo dell'informatica, che ne ha praticamente rivoluzionato il mondo soprattutto dei social network. Ogni social ha un proprio algoritmo che va appunto, come ho già detto, a far vedere agli utenti quello che gli piace, va ad analizzare le preferenze degli utenti e poi fargli vedere quello che possibilmente gli può piacere. Instagram, Facebook, Twitter, Google, Spotify sono esempi di algoritmo. E proprio di Spotify parleremo in questo video perché secondo me Spotify ha uno degli algoritmi più interessanti e soprattutto più aperti, più quasi non open source, però più trasparenti, perché su internet, proprio da fonti ufficiali di Spotify anche, si può facilmente trovare tutto il funzionamento del suo algoritmo. Adesso vi racconto come funziona. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i marcatori di capitolo per andare al punto che vi interessa di più nel video, perché YouTube mi ha tolto i marcatori di capitolo dalla barra qui sotto, non ho idea del perché, sto cercando di risolvere, però comunque sapete che in descrizione potete skippare le parti che più vi interessano. L'algoritmo di Spotify si chiama BART, Band for Recommendation as Treatment. È un algoritmo sviluppato dalla Econext, una startup che è stata acquisita da Spotify nel 2014. Spotify è nato nel 2006 e quindi qualche anno dopo, nel 2014, 8 anni dopo, ha acquisito questa startup per andare a migliorare il suo algoritmo e anche per diventare così tanto famosa, perché è grazie a questo che è diventata così famosa. Perché? Perché Spotify va a elaborare i nostri dati e ce li restituisce sotto forma di playlist che ci possono piacere. Nella home siete invasi di queste playlist, ma anche c'è proprio una sezione apposta realizzati per te con tutto quello che ci può piacere. Abbiamo i daily mix con le canzoni miste già ascoltate oppure nuove che ci possono piacere. Release Radar con nuove canzoni, appunto, che ci fa scoprire nuove canzoni. Questo è un altro grandissimo vantaggio dell'algoritmo, è Spotify che ci fa conoscere nuova musica. La Discovery Weekly per sentire canzoni più vecchie e On Repeat per riascoltare le canzoni che ci sono piaciute. Questa è solo la parte visibile dell'algoritmo di Spotify, quella che vediamo e quella con cui interagiamo. Dietro ci sono un sacco di sistemi che permettono di arrivare a questo risultato. Il primo è il Natural Language Processing, che molto semplicemente va ad analizzare le canzoni che ascoltiamo. Ne analizza il titolo, i metadati, quindi l'artista, l'album, la data d'uscita, la copertina, il linguaggio, il testo, e qui per andare a classificare il tipo di musica che ascoltiamo. C'è poi il Raw Audio Analyzation, che analizza proprio l'audio della canzone che stiamo ascoltando e va a dare un valore in percentuale a delle categorie, ad esempio alla categoria Energy, quindi l'energia del brano, l'acusticità, se più un brano acustico o elettronico, l'instrumentalità, quindi se un brano sono strumenti o anche voce, il fatto che sia un brano realizzato in studio oppure una registrazione di un concerto, la speechiness, quindi quante parole ci sono in quel brano, la danceability addirittura, quindi quanto quel brano è predisposto per la danza, e la valence, quindi se è un brano più felice, più con un mood happy o più con un mood trace. Insomma, sono tutte informazioni fondamentali per catalogare appunto la musica che ascoltiamo. Un ultimo sistema molto interessante è il Collaborate Filtering, che va ad analizzare i dati su larga scala, quindi da quando abbiamo installato Spotify, da sempre praticamente, e che quindi va a capire la reale musica che ci piace, va a cercare qualche altra persona nel mondo, non una persona, molte altre persone nel mondo che comunque ci sono, che hanno i nostri stessi gusti musicali. Questo perché, faccio un esempio pratico: se io ascolto le canzoni A, B, C, D e un'altra persona dall'altra parte del mondo ascolta le canzoni B, C, D, E, entrambi ascoltiamo le canzoni B, C, D, quindi vuol dire che abbiamo gli stessi gusti, ma io in più ascolto la canzone A, lui più ascolta la canzone E, e quindi Spotify cosa fa? A me consiglierà la canzone E, perché non l'ho ascoltata, all'altro consiglierà la canzone A perché appunto non l'ha ascoltata, ma questo non lo fa a caso, lo fa perché generalmente abbiamo gli stessi gusti. Appunto la community è fondamentale anche su Spotify, anche se indirettamente. Ci sono però dei piccoli problemi che Spotify ammette di avere su questo algoritmo, ovvero il fatto che basandosi su dei dati, le canzoni più famose, più ascoltate, avranno ovviamente una mole di dati maggiore rispetto a quelle più sconosciute, quindi i consigli potrebbero essere un po' banali, potrebbe essere di canzoni famose, oppure c'è anche il problema dell'avvio a freddo, perché una canzone appena uscita non potrà mai essere consigliata attraverso questo algoritmo, perché non ha dati. Ma parliamo molto di dati, ma da dove vengono presi questi dati? Spotify come fa a capire cosa ci piace e cosa non ci piace?
Beh, come ho già detto, in base alle canzoni, ai generi e agli artisti che ascoltiamo di più, ma anche ai nostri ritmi preferiti, proprio attraverso il raw audio analyzation, ma anche cosa fondamentale come su Instagram, l'interazione che abbiamo con il brano. Su Spotify si possono mettere i mi piace ai brani e usate di questi mi piace, si può mettere il cuoricino che non va solo ad aggiungere quella canzone a una sorta di playlist con i brani piaciuti, ma va anche a dire a Spotify che quel brano ci piace e quindi utilizzare questi dati proprio per migliorare i consigli per noi. Insomma, usate i like, ma va a tenere conto anche del fatto se aggiungiamo quel brano nella playlist, se lo scarichiamo per ascoltarlo offline, nel caso abbiamo l'abbonamento premium, se lo condividiamo con altre persone, se andiamo ad approfondire, quindi a partire da quel brano magari andiamo a vedere la scheda dell'artista che l'ha fatto, successivamente andiamo a vedere un album, andiamo a prendere un'altra canzone di quell'artista da un altro album. Insomma, l'interazione è anche qua fondamentale, come esempio su Instagram, tra like, commenti e condivisioni. Ma si basa anche sulla lingua delle canzoni che ascoltiamo di più, ma soprattutto su due parametri che permettono a Spotify di escludere quello che non ci piace, ovvero innanzitutto la durata di ascolto. Se voi ascoltate un brano per meno di 30 secondi, per Spotify è come se non l'avete mai ascoltato e quindi è come se molto probabilmente non vi è piaciuto. E quindi anche qui un altro consiglio che vi do: se vedete un brano che non vi piace, non aspettate per skipparlo, skippatelo subito in modo da far capire a Spotify che quello non vi piace. Infatti proprio gli skip sono un'altra metrica, la quantità di skip. E un altro consiglio che posso dare a eventuali artisti di Spotify che mi stanno ascoltando è: sfruttate quei 30 secondi. In quei 30 secondi non fate solo un ritmo musicale, perché molto probabilmente l'utente andrà a skippare quel brano perché si annoia a sentire 30 secondi di musica, ma andate subito al sodo, soprattutto in quei primi 30 secondi, per andare a coinvolgere l'utente, proprio come esempio si fa nei video per migliorare il time watching. Il dato della quantità d'ascolto sia preso in piccola scala, solo ad esempio noi, se noi non ascoltiamo quel brano, Spotify non ce lo consiglia, ma magari tutte le altre persone del mondo lo ascoltano per tutta la sua durata perché lo adorano e quindi siamo noi un caso isolato che non ci piace. Ma se Spotify nota che quel brano viene ascoltato per meno di 30 secondi, viene skippato spesso da tante persone, allora capisci che in generale non è apprezzato e di conseguenza non lo consiglierà a nessuno, o meglio, comunque diminuirà molto la sua percentuale di consigliamento. Sì, si dice, penso. Un altro parametro di esclusione sono gli outliner, quindi se ci capita di ascoltare una canzone al di fuori dei nostri gusti, non so, una canzone per bambini, per recitare per qualche motivo, Spotify lo sa capire e quindi anche lì la va a escludere, come se non l'avessimo mai ascoltata. Ultimissimo parametro che va ad influire sul livello di consigli che ha una determinata canzone è il suo rendimento nelle prime 24 ore. Infatti se una canzone va bene nelle prime 24 ore, vuol dire che è apprezzata e quindi Spotify la consiglierà per di più rispetto a una canzone che è andata un pochino male agli inizi. Quindi anche qui consigliare artisti pompate le vostre canzoni appena sono uscite. Insomma, l'algoritmo è qualcosa di fondamentale sia per noi, per scoprire nuova musica, per ascoltare più musica diversa da quella che ascoltiamo di solito, ma anche per Spotify, perché proprio per questo motivo troviamo nuova musica, stiamo più tempo nell'applicazione e di conseguenza Spotify, tra annunci e cose varie, ci guadagna di più. Insomma, è a favore sia di noi utenti sia di Spotify. Insomma, io spero che questo video sia stato interessante, magari potremo approfondire anche gli algoritmi, i sistemi che ci sono dietro qualche altra piattaforma. Fatemi sapere qui sotto nei commenti, entrate nel canale Telegram e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!